Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e oggi cominceremo un altro bel progettino molto fresco, poiché il filo utilizzato è un mistolino e adatto sicuramente anche a viaggiare, quindi una cosa pratica e fresca. Proprio mi è piaciuto veramente questo progetto. Innanzitutto vi dico che questo è un canale di tutorial uncinetto. Per chi volesse iscriversi basta cliccare su iscriviti e attivare la campanella su tutte. In questo modo, se i miei tutorial vi sono piaciuti, tutte le volte che io pubblicherò un nuovo progetto vi arriverà una notifica di avviso di avvenute pubblicazioni per poter visionare appunto un nuovo tutorial per vedere se vi può interessare. Allora, chiudiamo la parentesi del canale. Volevo dire anche che ho un gruppo Facebook, si chiama sempre l'arte del fatto a mano, un uncinetto in amicizia, e per chi volesse iscriversi al gruppo metterò il link nel box informazioni sotto al video. È un bel gruppo, siamo già in tante e ci facciamo anche compagnia. Allora io vi dico sempre che anche per questo progetto sto utilizzando dei filati che voi potrete acquistare, vedete, su questo sito online che è molto famoso, che si chiama, adesso mi fa, ecco così perché altrimenti la luce non mi permetteva di visionare, si chiama Un filo di passione, quindi www.unfilodipassione.it. Questo è un fogliettino che troverete all'interno di ogni pacco che vi ringrazia per il vostro acquisto, per la fiducia. Quindi io ultimamente sto usando i filati di questo sito online, vi metterò anche di questo sito e anche del filato utilizzato dei link nelle info sotto il video. Per chi volesse, diciamo, usare il mio stesso filato può avere delle indicazioni. Allora, il filato che è protagonista di questo progettino è il Formentera, per questo che io ho chiamato Formentera questa maglia molto pratica e molto fresca. È della Silk e naturalmente, come vi ho già detto, ve lo potete acquistare, insomma, da questo sito online. Adesso andiamo nei dettagli, vedete che sono delle cake, sono molto molto belle e comunque l'effetto quando andate a lavorare, vedete, è molto delicato. Ci sono diversi colori sul sito. Allora, adesso andiamo nei dettagli, vedete sono cake di 100 grammi, 220 metri. C'è un 45% di lino, quindi una buona percentuale di lino, e 55% di cotone. Qui dice che si può usare il 3,5-4, io sto usando un uncinetto del numero 4. Oltre ad avere diverse colorazioni, per chi però fosse proprio interessato a questo colore, è il numero, vedete, 103. Quindi la quantità non la so ancora, vi farò sapere alla fine nel box informazioni, ma penso che con 300 grammi, perché vedete questa è la seconda cake che ho utilizzato, non l'ho ancora finita e ho ancora una terza cake. Con questa sarebbero 300 grammi e penso di riuscire a farla, considerando che comunque è una taglia abbastanza grande. Quindi sicuramente ne ho abbastanza di 300 grammi per questa taglia. Sto usando l'uncinetto, vedete, del numero 4. Mi serviranno dei marcapunti o comunque forse anche no. Adesso vediamo, perché io queste cose le consiglio sempre di tenere per eventuali necessità. Vedete, ho una per la lana, che ci saranno comunque da cucire le spalle. Vedete il mio metro da sarta, questo è indispensabilissimo, e una forbice. Indispensabile il metro da sarta perché sapete che nei miei tutorial io do sempre le indicazioni per calcolare la taglia. Allora, questa bellissima canotta, perché faremo delle manichine non troppo lunghe,
E poi guarda, vi dico la verità, non so ancora come l'andrò a finire, dipende dal filato che ho, perché questo ho, e dipende da come insomma evolverà la cosa, perché sapete che io li creo, non li copio e quindi a volte spesso parto con una cosa, con un progetto, poi man mano che vado avanti, per esempio queste righine qua, ho deciso dopo di farle, questi quadratini qua. Allora, adesso vi do una spiegazione veloce di questo progetto. Andremo a fare un campione ridotto della lavorazione, vedete, traforata, che è molto particolare, ha questi grappoli di uva, è molto particolare, che è anche traforata. L'andremo a fare però fino ad arrivare a livello prima del seno, perché insomma la parte del seno ho preferito farla più coperta. Dunque, nel mio modellino, nella mia taglia, io ho eseguito 10 motivi, 5 davanti e 5 dietro. Però noi andremo a fare un campione con meno motivi e lo farete anche voi in pezzettino, non importa se fate tutti i 6 giri perché ogni motivo è di 6 giri, ma potrete fare anche solo 2 o 3 giri per vedere dal campione come sviluppare la vostra taglia. Adesso io vi faccio vedere un motivo, cosa è largo. Il motivo va da qui circa a, sono circa 12 centimetri, però dipende dalla vostra mano e dal filato che andrete a utilizzare. Quindi voi andrete a fare insieme a me un piccolo campione, io vi farò vedere tutto il motivo naturalmente, ma voi per la misura, per calcolare la taglia, vi potete anche fermare a 2 o 3 giri. Dopodiché andrete a misurare il vostro motivo e moltiplicherete fino ad arrivare alla larghezza. Qua siamo sul fianco. Quindi nel mio caso 10 motivi, dopo vi dico anche il multiplo del motivo. I miei 10 motivi mi danno un 54, quindi 108, è una maglia abbastanza larga. Però poi, una volta che ho raggiunto, partiremo da questa catenella d'inizio, lavoreremo i motivi scendendo o salendo fino ad arrivare, vedete, dopo vi dirò dove fermarvi, come fare l'ultimo giro. Io ho eseguito, se volete farla come la mia, la parte del traforo sono circa 26 cm, ho eseguito 17 giri, al 17° giro vi farò vedere a fare la piccola finitura, che è semplicissima. Guardate che questo punto è di una semplicità, è veramente... Allora, io ho 10 motivi, perché 10 divisibile per 2, quindi devono essere sempre motivi divisibili per 2, perché poi andremo a dividere. Una volta che ho fatto questi 17 giri, però voi potete anche allungarvi, fare anche un vestitino con questa tipologia di lavorazione, fare anche una cosa più lunga oppure anche più corta, quindi l'importante è che vi fermerete poi nel giro che vi dirò per fare la finitura. Allora, una volta che ho fatto questi 26 cm di balza, cosa ho fatto? Ho girato il mio lavoro, perché prima abbiamo lavorato in questo senso, partendo dalla catenella d'inizio siamo saliti. Ho girato quindi il mio lavoro, mi sono riattaccata alla catenella d'inizio e ho fatto un giro di mezze maglie alte, comunque poi faremo tutto insieme. Poi vedete che questa ha la forma che sale un po' stringendosi verso il punto vita, quindi se voi volete fare anche, potete fare anche una gonna, così basta poi fare un giro di quadratini qua in alto e inserire una piccola coulisse. Quindi insomma è una cosa molto versatile da realizzare. Quindi una volta fatto questo giro, ma poi faremo tutto insieme di mezze maglie alte, ho eseguito 5 giri di maglia alta andando a diminuire sul primo, sul terzo, sul quinto. Sul primo, ascoltate perché poi non andrò a ripetere, sul primo giro ho diminuito di 20 maglie e poi vi farò vedere come diminuire. Sul terzo giro ho diminuito di 10 maglie e sul quinto giro ho diminuito di altre 10 per un totale di 40 maglie, ma questo però ve lo dovete un pochettino misurare perché dipende dalle vostre misure. Diminuire di queste maglie è in base alla taglia a piacere ed è semplicissimo. Infatti io da 104 gradualmente sono andata diminuendo
già avevo 48 qui sulla parte del primo giro e sono arrivata ad avere, vedete qua dove mi sono fermata con le diminuzioni, 44, quindi nel punto vita abbiamo circa sottoseno 88. Una volta che siamo arrivati poi, adesso vi dico bene perché 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto giro, al quinto abbiamo fatto le ultime diminuzioni, nel sesto giro sono andata, cioè nel quinto, una volta finite, sono andata a contare le mie maglie alte, perché poi per fare, vedete, questa lavorazione, vedete ci sono i quadratini, mi serviva il multiplo, adesso ve lo dico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi serviva un multiplo di 10 e quindi sono andata ad aggiustare. Io le avevo giuste, a volte mi capita, le avevo giuste divisibili, infatti qua abbiamo, se non sbaglio, 12 di questi 6, dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 dietro avevo 120 catenelle, maglie perfette, quindi mi venivano i 12 motivi. Se però ne avessi avuto 123, per esempio, per fare un esempio, nel giro sesto di maglia alta, sarei andata a diminuire di 3 o se ne avevo 100, non so, 18, per farvi un esempio, l'avrei aumentato di 2, perché poi appunto qua in questi giri che ho fatto con questi quadratini mi serviva un multiplo di 10. Ecco, fino a qua vi ho spiegato, adesso andiamo a farlo nel dettaglio e poi proseguiremo, una volta fatta tutta questa lavorazione, proseguiremo facendo la parte delle spalle e poi insomma vedremo cosa mi inventerò. Bene, possiamo iniziare il nostro tutorial. Allora, questo motivo traforato è un multiplo di 16 catenelle. Ho fatto 10 motivi per arrivare alla mia circonferenza che mi serviva. Comunque poi questa maglia andrà stirata. Quindi sicuramente stirandola si può raggiungere anche delle misure maggiori. Vedete che qua abbiamo il ferro da stiro con 2 pallini, quindi è possibile stirare. Naturalmente io vi consiglio sempre di stirarla a rovescio e con un panno, un fazzoletto, qualcosa per non appiattire la lavorazione eccessivamente. Quindi io ho fatto 10 motivi perché devono essere pari, perché poi andiamo a dividere il lavoro, e ho fatto una catenella d'inizio, che vedete è questa, di 160 nel mio caso, della mia circonferenza, della mia misura, quindi 160 catenelle. Ora per fare il campione, che andremo a fare 4 motivi, in modo che voi vedete la lavorazione del motivo, che poi è sempre uguale, si ripete su tutto il giro, e vedrete quanto vi dà di larghezza per calcolare la vostra taglia, perché appunto non tutte le mani sono uguali a lavorare. Quindi 160 catenelle nel mio caso, multiplo di 16, quindi 10 motivi per 16, 160. Adesso andremo a fare 4 motivi, quindi andrò a fare una catenella di 16 multiplo di 4, 16 per 4 mi dà 64 catenelle, quindi faccio il mio nodo di inizio e inizio a lavorare le mie 64 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Fatte le mie 64 catenelle, vado a chiudere a cerchio tipo un centrino, tenendo ben diritta la nostra catenella. Vado a chiudere nella prima catenella con una mezza maglia bassa e cominciamo la lavorazione del nostro motivo. Primo giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 2, 3, più una di separazione, quindi 4. Carico il filo, salto la maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta.
una catenella di separazione, carico il filo, salto la maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto la maglia di base nella prossima maglia alta, per un totale di 1 2 3 4 5 6 maglie alte e 5 spazi di una catenella. 1 2 3 4 e 5. 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, salto 2 catenelle, vado nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, rientro nella stessa maglia dove ho fatto la maglia bassa e ne faccio un'altra, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, vado nella terza e ricomincio a fare i miei quadratini, quindi faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, vedete che stiamo già ripetendo il motivo, maglia alta, stiamo ripetendo questi quadratini, una catenella, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima una maglia alta, 1 2 3, ne mancano ancora 2, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella, salto una maglia di base nella prossima maglia alta. Molto bello da lavorare questo filato scorrevole, vedete, 1 2 3 4 e 5 quadratini, 6 maglie alte. Ora ripetiamo questa lavorazione, quindi ve la faccio vedere un'altra volta, faccio 3 catenelle, 2 e 3, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza faccio la maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, seconda maglia bassa nello stesso punto di base, 3 catenelle, carico il filo, salto le 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza ricomincio con i quadratini. Quindi vedete, questa è la lavorazione del primo giro, lavoratelo per tutta la circonferenza della vostra maglia. Ecco, siamo alla fine del giro, 1 2 3, manca il pezzo centrale, salto 2 maglie di base, nella terza faccio la maglia bassa, 3 catenelle, 2 3, maglia bassa nella stessa maglia, 3 catenelle, 2 3, salto le 2 maglie ultime che mi rimangono, 1 e 2 di base, vado a chiudermi nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa. Secondo giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, carico il filo, salto la catenella, vallo sulla maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, faccio una maglia alta sull'ultima maglia alta del gruppo. Quindi 2 maglie alte vicine, vedete, una catenella, 2 maglie alte vicine, una catenella, 2 maglie alte vicine. 4 catenelle di separazione, 1 2 3 e 4. Salto questo arco, vado sulla prima maglia bassa che incontro dopo e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 1 2 3 e 4, salto questo archettino, vado sulla maglia bassa seguente e faccio una maglia bassa,
4 catenelle di separazione, 1 2 3 e 4. Vedete? Vado a riprendere le maglie alte, quindi carico il filo, salto questo archetto, vado sulla prima maglia alta che incontro e faccio una maglia alta, carico il filo, vado sulla seconda maglia alta, vedete che stiamo già ripetendo il motivo, e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, faccio una maglia alta sulla maglia alta seguente. Riprendiamo con le 4 catenelle, 3 4, vado sulla maglia bassa, vedete, saltando l'archetto e faccio la maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4, salto questo archetto, vado sulla maglia bassa seguente, faccio una maglia bassa, 4 catenelle e riprendiamo la lavorazione sui quadratini. Questo è il secondo giro, vedete, carico il filo, salto questo arco e vado sulla prima maglia alta e così via fino alla fine del giro. Poi ci vediamo per chiudere. Siamo alla fine del secondo giro, sentirete anche le campane stamattina che è domenica. Ho fatto, vedete, le ultime 4 catenelle, mi vado a chiudere, vedete qua nella terza catenella di inizio giro che sostituiva una maglia alta. Terzo giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta. Andremo a fare una maglia alta, vedete, su ogni maglia alta senza catenelle, quindi 2, vedete, passate alla terza, alla quarta, alla quinta, e alla sesta. Tre catenelle di separazione, carico il filo, saltiamo il primo arco, andiamo in questo qua, questo centrale dei 3, e andiamo a fare come segue. Andremo a fare le prime 4 maglie alte chiuse insieme, quindi 1 2 3, vedete, chiuse, e 4 chiuse a metà, e poi le chiudiamo tutte insieme, una catenella di separazione, ripetiamo nello stesso arco, secondo petalo, chiamiamo petalo, chiudiamo 4 maglie alte chiuse insieme, quindi la metà la prima, carico il filo, metà la seconda, carico il filo, metà la terza, ecco il mio gatto che sta arrivando, carico il filo, metà la quarta, e poi chiudo tutto insieme. Una catenella di separazione, terzo petalo nello stesso arco, quindi 4 maglie alte chiuse insieme, una metà, seconda metà, terza metà, quarta metà, e poi chiudo tutto insieme. 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo, salto l'arco di 4 catenelle, il terzo, vado sulla maglia alta, e anche qui vado a fare, stiamo già ripetendo il motivo, vado a fare le mie 6 maglie alte una dietro l'altra, vedete, senza nessuna catenella. 2 3 4 5 e 6. Se vedete qualche pedino, qua c'è Simba che sta lavorando con me.
quindi 3 catenelle di separazione e rifacciamo, carico il filo, salto il primo arco, nel secondo rifacciamo tutta questa lavorazione che abbiamo appena eseguito. Quindi lavorate tutto il giro in questo modo, ci vediamo per chiudere il giro. Sono arrivata alla fine del terzo giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella prima maglia alta di inizio giro, nella terza catenella. Iniziamo il quarto giro del motivo. Con una mezza maglia bassa ci spostiamo sulla seconda maglia alta del giro precedente e iniziamo la lavorazione. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3 per alzarci, carico il filo, vado nella maglia seguente e vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1 e 2. Carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio l'ultima maglia alta, prendo un po' di filo, quindi rifacciamo le 6 maglie alte ma distribuite, saltiamo, vedete, la prima e non lavoriamo l'ultima. Ora facciamo 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4, saltiamo queste catenelle, questo arco grande, andiamo direttamente a lavorare nelle catenelle che ci sono tra un petalo e l'altro, quindi carico il filo, entro tra un petalo e l'altro e vado a fare le mie 4 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudo metà la prima, la seconda, chiudo metà la terza e chiudo metà la quarta. Poi chiudo tutto insieme, faccio una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'altro spazio tra il terzo, vedete, tra il secondo, scusate, il terzo petalo e faccio il mio petalo, 4 maglie alte, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo metà la quarta, chiudo tutto insieme. Quattro catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, carico il filo e ripetiamo il motivo, salto questo arco grande, vado sulle maglie alte, salto la prima maglia alta, vado sulla seconda e faccio una maglia alta, vado sulla terza e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1 e 2, vado sulla quarta e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, vado sulla quinta e faccio una maglia alta, 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4, l'ultima maglia alta non la lavoro, salto l'arco, carico il filo, vado tra lo spazio tra il primo e il secondo petalo e ripetiamo di nuovo la nostra lavorazione di 4 maglie alte chiuse insieme, 4, poi chiudo tutto, faccio la catenella di separazione, carico il filo, vado tra il secondo e il terzo petalo nella catenella e faccio un altro petalo, 1, 2, 3 e 4, chiudo, faccio le mie 4 catenelle e riprendo la lavorazione fino alla fine del giro, quindi carico il filo, salto l'arco, salto la prima maglia alta, vado nella seconda e così via e lavoriamo tutto il giro. Ecco, siamo alla fine del quarto giro, faccio le ultime 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa direttamente, vedete, sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro. Allora io vi consiglio di stare molto morbide con questa lavorazione, quindi non stringere, perché più fate la maglia morbida più il lino diciamo prenderà proprio, perché è un tessuto che è un filato che comunque cade morbido. Allora a questo punto potete anche misurare il vostro campione per vedere per calcolare la vostra taglia.
Quinto giro del motivo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, vado a lavorare queste 6 maglie alte del giro precedente, una maglia alta su ogni maglia alta, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto l'arco grande e vado a lavorare un petalo all'interno, vedete, tra il primo e il secondo del giro precedente, quindi le mie 4 maglie alte, un po' di filo, 1, 2, 3 e 4, chiudiamo tutto, 4 maglie alte chiuse insieme, facciamo le 3 catenelle, 1, 2, 3, riprendiamo la lavorazione di nuovo, vi faccio rivedere, saltiamo l'arco, andiamo sulla prima maglia alta e facciamo una maglia alta dietro l'altra, quindi 6 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, un po' di filo, 2, quindi 3, 4, 5 e 6, 3 catenelle di separazione, di nuovo carichiamo il filo, saltiamo l'arco grande, andiamo tra i due petali, facciamo il petalo, quindi 4 maglie alte chiuse insieme, 3 e 4, ecco qua. 3 catenelle di separazione e ricominciamo il motivo, carico il filo, salto l'arco grande e vado sulle maglie alte, così via. Questo è il quinto giro della lavorazione, ci vediamo alla fine del giro. Siamo alla fine del quinto giro del motivo, ho fatto le ultime 3 catenelle, vedete, adesso salto questo arco grande e vado a chiudermi direttamente sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Ora andremo a fare il sesto giro del motivo, che è l'ultimo del motivo. Sesto giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla seconda maglia alta e faccio una maglia alta. Ora vado a lavorare tutte queste 6 maglie alte divise però da una catenella, quindi una catenella, maglia alta su maglia alta, vedete? Una catenella, maglia alta su maglia alta, una catenella, maglia alta su maglia alta, una catenella, maglia alta su maglia alta. Quattro catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, salto l'arco grande, vado a fare una maglia bassa qui dove avevo chiuso le maglie insieme, le 4 maglie alte del petalo, e vado a fare una maglia bassa, quindi 4 catenelle e siamo già a ripetere il motivo, carico il filo, salto l'arco grande, vado sulle maglie alte, faccio le mie 6 maglie alte divise da una catenella, quindi questo è tutto il sesto giro, è molto facile, vedete, lo lavorate fino alla fine. Sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, vado a chiudermi nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con la mezza maglia bassa, e qui avremo fatto i 6 giri del motivo. Ora dobbiamo riprendere dal primo che abbiamo lavorato, però la dobbiamo inserire sul motivo. Qui avevamo iniziato sulla catenella, adesso andiamo a inserirlo sul motivo. Però il motivo qua lo dobbiamo lavorare sbagliato, perché questo motivo va lavorato a zig-zag, quindi ci dobbiamo spostare per iniziare la lavorazione. Quando arriveremo a riprendere quindi il motivo
col primo giro dobbiamo tutte le volte fare questa lavorazione, dobbiamo spostarci con delle mezze maglie basse fino, vedete, alla penultima, fino in questo punto qui, la penultima maglia, alla quinta praticamente maglia alta. Quindi adesso io vado a spostarmi, qui c'era la catenella, e rispetto tutte le maglie perché sennò si stringe il lavoro, quindi mi sposto, vedete, con delle mezze maglie basse, state molto morbide, qui c'è la catenella, qui c'è la maglia alta, vedete, mi sto spostando molto delicatamente, qui c'è la catenella, ci siamo quasi, la maglia alta, la catenella, e siamo già sulla quinta maglia alta. Ecco qua, siamo spostati. Quindi il primo giro da ora in poi dei prossimi motivi che iniziano bisogna spostarsi. Vi ripeto, io ho fatto 17 giri, però potete anche allungare questa maglia e potete anche farci un vestitino, quindi allungarvi, quindi ripetendo i 6 giri. Adesso vi faccio vedere inserire la lavorazione sul giro, non sulla catenella d'inizio, e vedete che ho spostato, adesso questa lavorazione qua di maglie alte andrà inserita qui su questi due archi dove appunto abbiamo finito, vedete, il grappolo. Adesso il grappolo si sposterà sulle maglie alte. Ora andiamo a ricreare, vedete, i 5 quadratini che avevamo lavorato qui nel primo giro. Sono 6 maglie alte divise da una catenella e formano 1, 2, 3, 4 e 5 quadratini. Quindi ci alziamo con 3 catenelle da qui che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, vado sulla sesta maglia alta del gruppetto precedente e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione. Carico il filo, vado in questo arco grande e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, vado nell'arco grande successivo, carico il filo, faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella prima maglia alta del gruppo di 6 e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta. Ecco, abbiamo ricreato i 5 quadratini del primo giro, scusate le papere. Adesso andiamo, vedete, andiamo a contarli, sono 1, 2, 3, 4, 5 quadratini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 quadratini nel giro precedente. Contiamo 1, 2, 3 nel terzo, entriamo e facciamo la maglia bassa, che il terzo è quello proprio centrale. 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nello stesso quadratino, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione. Di nuovo, ripetiamo il motivo. Carico il filo, salto la maglia, vado sulla quinta, vedete, del motivo precedente e faccio la maglia alta. Siamo già, vedete, come se fossimo qua, stiamo ripetendo. Una catenella, carico il filo, vado sulla maglia seguente, la sesta, e faccio la maglia alta, la sesta del giro precedente. Una catenella di separazione, carico il filo, entro nell'arco grande e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'arco successivo, faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla prima maglia alta del giro successivo e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta. Ok? Adesso ripetiamo, faccio rivedere a fare questo pezzettino qua. Facciamo le 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Conto da sotto il giro precedente, un quadrato, 2 quadrati, nel terzo entro, faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, un'altra maglia bassa nello stesso arco, 3 catenelle di separazione e di nuovo vado a ripetere il motivo. Carico il filo,
salto la prima maglia seguente alta, vado nella prossima che è la quinta del motivo precedente, faccio la maglia alta, una catenella, maglia alta nella sesta del giro precedente e così via fino alla fine del giro. Abbiamo ricreato il primo giro del motivo sul motivo, nel modo che vengano appunto lavorati a zigzag queste belle, diciamo, pigne, chiamiamo o grappoli d'uve o pigne, lavorate fino alla fine del giro. Sono arrivata al primo giro del secondo motivo, alla fine vedete faccio le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere. Vedete che qua abbiamo le catenelle che sostituivano la prima maglia alta del giro, mi chiudo nella terza con la mezza maglia bassa. Ecco, da qui non c'è altro che andare a ripetere praticamente il punto dal secondo motivo, quindi tornate indietro, se non avete imparato a memoria tornate indietro nel tutorial, date a rivedere il secondo giro perché poi è sempre uguale. Adesso io ve lo faccio rivedere a partire da qui, mi sono alzata con 3 catenelle, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, carico il filo, vado nella seconda maglia alta e faccio una catenella, scusate, una maglia alta, una catenella, carico il filo, maglia alta nella maglia alta successiva, carico il filo, maglia alta nella maglia alta successiva, una catenella, carico il filo, maglia alta nella maglia alta successiva, carico il filo, maglia alta nella maglia alta successiva. Ok? Da qui 4 catenelle, prendiamo il filo, 1, 2, 3 e 4. Vedete, salto l'arco grande, vado qui sulla maglia bassa, è il secondo giro, lo sto ripetendo, 4 catenelle, vado sulla maglia bassa seguente, vedete, faccio la maglia bassa, 4 catenelle e così via, 3, 4, carico il filo, salto l'ultimo arco grande, vado sulla maglia alta, faccio la maglia alta e così via. Ecco, allora, di questo motivo, di questa lavorazione, se volete fare come la mia maglia, andate a lavorare 17 giri. Se volete continuare, continuate pure in lunghezza, però vi dovete fermare poi. Adesso vi faccio vedere a che giro mi sono fermata io. Mi ero fermata al giro dell'ultimo, vedete, quando abbiamo le 4 maglie alte chiuse insieme, un petalo solo. Quindi adesso io disferò questo pezzettino qua, arriverò a qua, a questo giro, e vi farò vedere, c'è solamente da inserire dei pipiolini. Quindi quando sarete al 17° giro o alla ripetizione dei motivi e siete a questo giro qua dove vedete ho fatto, ve lo faccio vedere normale, semplice, vedete ho fatto solamente un petalo. Ecco, quando sarete a questo giro, adesso vi faccio vedere semplice, che è questo, e vi faccio vedere col pipiolino. Finisco il giro fino qua, vedete, facendo il giro di rifinitura. Quindi ho fatto il mio petalo, ho fatto le catenelle, ok, che sono 3, sì. Comincio a lavorare sulle maglie alte, quindi vado a fare la prima maglia alta, faccio la seconda e poi ci faccio il pipiolino, quindi vado a fare 1, 2, 3, 4, entro alla base della maglia alta e faccio una maglia bassa, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia alta seguente e faccio una maglia alta, di nuovo il pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4, lo vado a chiudere alla base della chiusura dell'ultima maglia alta, la chiudo con una maglia bassa, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio
una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia alta seguente, faccio una maglia alta. Ok, c'è la differenza, no? Qui non c'è e qui c'è il pippiolino. 3 catenelle di separazione, 3, carico il filo, vado, vedete qua in mezzo tra un petalo e l'altro, e faccio la mia lavorazione solita del mio petalo a 4 maglie alte chiuse insieme. E anche sulla chiusura di queste maglie chiuse insieme vado a fare un pippiolino, quindi faccio le 4 catenelle, però queste non le chiudo con la maglia bassa, vedete, le vado dentro nella chiusura delle 4 maglie alte chiuse insieme, e lo chiudo però questo con una mezza maglia bassa, perché deve rimanere più sporgente. Quindi faccio le 3 catenelle e vado a chiudermi, vedete, nella terza catenella l'inizio giro con una mezza maglia bassa. Ecco, qui vi faccio vedere, vedete, questa è la finitura che va fatta al 17° giro, oppure al pari di questo giro qua. Vedete la differenza? Qui era il giro normale e qui è il giro finito. Allora, a questo punto, quando avremo fatto tutta la balza, cosa facciamo? Adesso lo facciamo insieme perché devo girarmi. Qui abbiamo chiuso il giro, andiamo a spezzare il filo e dopo andrete a chiudere tutte le vostre codine. Adesso io lo fermo un attimo, poi, e si va a girare il lavoro in questo modo, quindi si va a lavorare sulla catenella d'inizio. Mi piace questa maglia perché viene lavorata tutta su diritto. Quando insomma si lavora in tondo, il bello è che comunque si va a lavorare tutto sul diritto. Poi invece quando ci staccheremo per fare le parti delle spalle dovremo lavorare in giri di andata e ritorno. Allora, quindi riprendiamo il nostro filo d'inizio, facciamo un nodo d'inizio e andiamo, ci infiliamo con l'uncinetto in una catenella qualsiasi, vedete, della catenella d'inizio. Andremo a fare adesso un semplice giro di mezze maglie alte, una per ogni catenella, quindi la prima la sostituiamo con 2 catenelle e cominciamo. Vedete, carico il filo, entro nella catenella seguente e chiudo tutto. Questa è la mezza maglia alta. Carico il filo, catenella seguente e chiudo tutto. Carico il filo, catenella seguente e chiudo tutto, e così via, vedete, e finite il giro di mezze maglie alte. Ecco, fatto tutto il giro, vedete, di mezze maglie alte, sono arrivata alla fine, vado a chiudermi nella seconda catenella di inizio giro con una mezza maglia bassa. Allora, adesso andremo a fare i 6 giri di maglia alta semplice, facendo sul primo, sul terzo, sul quinto le diminuzioni. Vi faccio vedere meglio sulla maglia. Allora, ricapitolando, per farvi capire, siamo partiti, per chi volesse fare il mio stesso tutorial, siamo partiti con 160 catenelle. Quindi qua nel primo giro avevo inserito 160 maglie, mezze maglie basse. Okay. Poi prendiamo l'uncinetto, così vi spiego meglio. Questo è il giro di mezze maglie alte. Nel primo giro di maglie alte ho fatto 20 diminuzioni e siamo arrivati a 140 maglie. Il secondo giro di maglie alte ho mantenuto una maglia alta su ogni maglia alta. Terzo giro di maglie alte sono andata a diminuire altre 10 maglie alte nel terzo giro e sono arrivata a 130. Quarto giro ho mantenuto le maglie come si trovavano, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. Quinto giro sono andata a diminuire altre 10 maglie alte e sono arrivata a 120. Quando sono arrivata al quinto giro ho contato le mie maglie alte, erano divisibili per 10, quindi 120 diviso 10 mi dà 12. In
caso voi avete un numero che non è divisibile per 10 in questo quinto giro di maglie alte, nel sesto giro di maglie alte andate ad aggiustare. Io avevo già 120 che è divisibile per 10, ho mantenuto il sesto giro uguale, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. In caso invece voi dovete aggiustare, io vi consiglio comunque di diminuire perché dobbiamo un pochettino stringere, non nel punto vita. Se per esempio ne avete 120, non lo so, adesso magari non lo so, ecco voi con la vostra taglia come vi troverete, però se avete 124 nel sesto giro, per fare un esempio, andate a diminuire 4. Anche se ne avete 9 e non ne avete 10 andate a diminuire, perché è meglio sempre andando verso il punto vita diminuire. Se invece vi trovate giuste, questo sesto giro lo fate come si trova. Adesso io vi faccio vedere a fare il primo giro, vi faccio vedere come si fanno le diminuzioni e poi appunto fate queste diminuzioni. Se però voi, per fare un esempio, fate questi 6 giri, però volete solo diminuire o non diminuire, perché uno può anche non diminuire e salire diritto, vi fate i 6 giri mantenendo le maglie come si trovano. L'importante è che al sesto giro siano divisibili per 10. Io spero di essere stata chiara. Allora, vi faccio vedere adesso come si fanno le diminuzioni per chi è principiante. Praticamente vanno comunque distribuite omogeneamente su tutto il giro, quindi dovete un po' regolarvi voi come distribuire, non dovete farne magari 10 in un pezzo piccolino e poi dopo fare tutto l'altro giro senza diminuzioni, le dovete diminuire omogeneamente. Adesso non c'è bisogno di contare tra una diminuzione e l'altra, però insomma ad occhio dovete distribuirle. Allora, per fare le diminuzioni, adesso questo che andiamo a fare è il primo giro di maglia alta, dopo il giro di mezza maglia alta, partiamo con le 3 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta su ogni mezza maglia alta. Quindi lavoriamo magari per un po', facciamo un tot di maglie, anche di più di queste perché io sto lavorando su un campione piccolino. La diminuzione segue lavorando 2 maglie chiuse insieme, quindi entriamo, carico il filo, entro nella maglia, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà e poi chiudo insieme, quindi di 2 maglie alte è uscita una catenella che sarà la maglia alta del giro successivo. Ve la faccio rivedere, poi proseguirete per un tot di maglie che dovete calcolare voi un pochettino a distribuire omogeneamente e poi di nuovo fate la diminuzione, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà e chiudo tutto insieme. Okay. Quindi mi andate a fare questi 6 giri, però mi raccomando al sesto giro aggiustate se non avete un multiplo di 10, quindi andate a fare altre diminuzioni, anche se ce ne avete 129 ve ne manca una, non fate l'aumento, fate la diminuzione perché è sempre meglio andando verso l'alto. Magari se ve ne manca una potete anche farla, però se magari ne avete 127 o 125 non andate a farne 5, andate a diminuirne 5 perché altrimenti vi viene tutto sballato, perché se noi stiamo andando su così andiamo per diminuire poi ritorniamo largo, insomma perde le forme. Allora, adesso io non vado a fare questi 6 giri che vi ho spiegato perché ve li ho già spiegati, farò questo giro qui solamente, porterò le maglie perché io qua avevo 64 catenelle d'inizio, quindi 64 mezze maglie questo giro alte, andrò in questo giro ad aggiustare di 6, quindi andrò a fare 4 diminuzioni arrivando a 60, su cui 60 divisibile per 10 vi farò vedere a fare quel motivo che c'è appunto sulla parte superiore della maglia. Quindi pensando che questo sia il sesto giro delle maglie alte, vedete lo chiudo, ok, come al solito con la mezza maglia bassa sulla terza catenella. E adesso vi faccio vedere a distribuire il motivo, è una cosa semplicissima. Andiamo a fare 1 2 3 catenelle, carico il filo, andiamo a far lavorare 9 maglie alte,
2, 3, 4, una maglia alta, vedete, su ogni maglia alta sottostante, 5, 6, 7, 8 e 9. Dopodiché facciamo una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e vado sulla prossima e rifaccio le 9 maglie alte. Quindi vado a creare, vedete, un quadratino in questo senso. Ogni 9 maglie alte faccio una catenella, salto una maglia di base e ricomincio con le 9 maglie alte, semplicissimo proprio. Ecco, adesso io qua ho fatto solo un pezzettino per farvi vedere. Quindi 9 maglie alte, un quadratino, 9 maglie alte, un quadratino, 9 maglie alte. E quando saremo alla fine del giro, adesso non sto a fare tutto il giro perché è molto semplice, ma veramente molto semplice. Quando sarò qui alla fine del giro, vi faccio vedere un pezzettino, passando direttamente di qua. Quindi quando avrò contato le ultime 9 maglie alte, adesso qua ne facciamo un po'. Quindi 3, questa sarà per voi la nona maglia alta, che vi resta, vedete, una maglia, fate, qui manca il quadratino, quindi fate la catenella e chiudete nella terza maglia, vedete, nella terza catenella, ok? E poi ricominciate di nuovo, mantenendo la lavorazione come si trova, quindi facendo le 9 maglie alte sulle maglie alte, dove c'è il quadratino e la catenella di separazione, e poi ancora le 9 maglie alte. Quindi è veramente molto semplice. Adesso vi faccio vedere direttamente sulla maglia, ancora, vedete? Io ho eseguito in questo modo. Allora, andiamo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Con i miei 12 motivi, perché erano 120 maglie. E ho raggiunto, vi faccio ancora 2 misure, una misura che era partita da 104, dunque erano 54, sono arrivata a 44-45. Allora, dopodiché tagliate i fili, adesso li taglierò anch'io perché dobbiamo andare a calcolare la nostra scollatura. Questo sesto giro di questa lavorazione equivale al sottoscella, perché adesso partiremo con la scollatura ma anche con lo scalfo manica e andremo a lavorare in giri di andata e ritorno. Quindi questo è il sottoascella, fate il vostro conto, potete aggiungere tutti i giri che volete, sia dove ci sono i quadratini, sia dove c'è la maglia alta, sia dove c'è la lavorazione traforata, per arrivare alla lunghezza che volete. Quindi potete mettere meno traforo, più maglia alta, meno maglia alta, più di questo traforo qui verticale, insomma è gestibile come volete. Allora, per calcolare la nostra scollatura io ho messo, vedete qua, ho i motivi, che devono essere anche questi pari, vedete, questi li ho disposti in modo che negli angoli, nei fianchi, venga la maglia alta, quindi vedete qui c'è un motivo traforato e qui ce n'è un altro dietro, non finendo cioè non girando che ci sia il quadratino proprio sul centro del fianco, ma ci deve essere, vedete, le maglie alte, quindi il quadratino l'ho messo con il quadratino, ok? E naturalmente viene uguale anche dall'altra parte, vedete, qua c'è il quadratino e qua dietro c'è il quadratino, ok? Messo bello diritto. E mi ritrovo praticamente con 1, 2, 3,
4, 5 e 6, vedete, di queste righe di quadratini. Prendo i miei marcapunti, ne prendo 4 perché me ne serviranno 4 adesso, e cosa faccio? Qui davanti ho 6 motivi, quindi conto, vedete, col dito 1 e 1 di qua, 2, 2, 3, 3. Questo è il mio centro, ok? Quindi qui erano 2, 4, 6 e 3, 9. Comunque il centro sì, lo possiamo anche fermare, quindi di queste 9 vado sulla quinta, 2, 3, 4, 5, che è il centro, e metto, comunque posso anche farlo anche di dietro, poi lo andremo a fare, quindi 1, 2, 3, 4 sulla quinta, mettiamo il marcapunti di queste maglie alte centrali, ne useremo di più. Cosa vado a fare? Da questo che è il centro vado a contare 1, un motivo a motivo di quadratini a sinistra, e vado a mettere il marcapunti sull'ultima maglia qua, vedete, prima degli altri quadratini, e poi faccio anche dall'altra parte. Qui c'è il primo motivo, vedete, questo è il centro, qui abbiamo il primo motivo, poi c'è la serie di maglie alte, vado a mettere qua sull'ultima maglia alta prima del quadratino, ok? E uguale vado a fare anche dietro, quindi qua c'è il mio centro, questo è il primo quadratino, poi c'è la serie di maglie alte e vado qua sull'ultima prima del quadratino, e uguale vado a fare dall'altra parte. Questo è il centro, qua c'è il primo quadratino, qua c'è la serie di maglie alte, vedete, vado a mettere, qui c'è l'altro quadratino, vado a mettere sull'ultima prima del quadratino, ecco. Quindi quello che rimane da questi marcapunti laterali andando verso il centro, adesso andiamo a mettere 2 marcapunti anche nel centro, nel fianco. Qui avevamo quindi le 9 maglie alte sul fianco, andiamo a mettere sulla quinta, questo è il centro, e poi andiamo a mettere dall'altra parte uguale, vedete qua sono 9 maglie alte, sulla quinta, la centrale, andiamo a mettere i marcapunti. Cosa facciamo? Adesso andiamo a togliere quello centrale perché altrimenti ci confondiamo, quindi quello davanti e quello dietro, ok? Perché questa maglia, lo scalfo poi sale dritto, quindi quello che c'è, vedete, tra il marcapunti del fianco e questo sono le spalle che salgono. Quindi adesso prendiamo il nostro filo e saliamo cominciando, vedete, dal marcapunti, questo è il fianco, questa è la fine della spalla, entriamo nel marcapunti stesso, usciamo con 3 catenelle, facciamo una maglia bassa che è meglio all'inizio qui, e 2 catenelle. Ora abbassiamo il video così vedete meglio. Togliamo il marcapunti, abbiamo fatto 3 catenelle, facciamo un'altra di separazione, carico il filo, salto il quadratino e vado
sulla maglia alta seguente, vedete? E qui abbiamo creato il quadratino, perché il quadratino questo deve restare fino sulla spalla. Quindi andiamo a lavorare le nostre maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta, quindi erano 9, vedete? La nona, facciamo la catenella di separazione, rispettiamo il quadratino, ok, e andiamo a lavorare fino all'altro marcapunti. Erano 5, 3, 4 e 5. Il marcapunti lo lasciamo, che servirà poi per il dietro. Poi si è fatto un nodino. A questo punto dobbiamo girare il nostro lavoro. Giriamo il lavoro e proseguiamo la lavorazione come si trova, quindi 3 catenelle per alzarci la prima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio la maglia alta, maglia seguente, la maglia alta, maglia seguente, la maglia alta, maglia seguente, la maglia alta, e proseguiamo rispettando il quadratino, quindi una catenella, saltiamo la catenella sottostante, vado nella prima, vedete, e andando avanti, adesso facciamo anche questo giro, così vi faccio vedere, poi dovete lavorare i giri di andata e ritorno, vedete. E poi vi spiego una cosa. Vedete, qua vado avanti, ecco, adesso siamo arrivati al quadratino, facciamo la catenella, carico il filo, qui c'erano 4 catenelle che era l'inizio giro, vado nella terza e faccio la maglia alta e ho rispettato il mio quadratino, ok? Giriamo il lavoro. Con questa lavorazione continueremo fino a raggiungere il nostro scalfo. Per esempio, io voglio fare uno scalfo di 20 cm o 22 o 18, quello che mi serve. Continuerò con questa lavorazione fino a 18 o 20 o 22 cm. Poi cosa faccio? Vado a contare i miei giri che ho lavorato di questa spalla, perché quando sono arrivata ai miei 18 o 20 o 22 del mio scalfo sono a metà, no? E proseguirò per altri tanti giri senza, cioè non andiamo a cucire sulla spalla, andremo a cucire dietro. Quindi se io per arrivare, adesso non vediamo, per arrivare ai miei 20 o 22 devo vedere, poi me la proverò a vedere quanti centimetri mi servono. Io adesso ho fatto 2 giri e ho 3 centimetri. Se voglio uno scalfo di 20, proseguirò per 40 centimetri in giri di andata e ritorno. Se lo voglio di 22, proseguirò per 44 centimetri. Se lo voglio di 18, lo proseguirò per 36 centimetri di questa lavorazione. Poi, quando avrò finito queste strisce, vi farò vedere come attaccarle sulla parte dietro. Ecco ragazzi, volevo farvi vedere che ho già fatto una lettina, vedete, una manica con la lettina. Adesso andiamo a finire l'altra. Io ho eseguito 32 giri, ma perché a me serviva, io ho le spalle un po' muscolose, mi serviva, vedete, una striscia di 22 e 22, cioè ho fatto una striscia, adesso vi dico cos'è lunga, perché non... Però vi ripeto, con la mia mano l'uncinetto e il mio filato, 32 giri, è venuta una striscia di 48 centimetri. Allora, adesso io vi mostrerò come cucirla alla parte del dietro, però poi non preoccupatevi se vedrete uno spallino, una spalla troppo lunga, perché poi nel giro intorno al collo andremo a stringere
questa dimensione, quindi per chi avesse una taglia grande è normale che venga questa spalla un pochettino lunga, ma è tutto calcolato nel progetto. Adesso io nell'ultimo giro, vedete, ho lasciato un pezzettino di filo perché con questo andremo a cucire. Allora giro nella parte posteriore la mia maglia, vedete, giro in questo modo la mia spalla. Ecco, ho girato il lavoro in questo senso verso di me perché il filo, vedete, l'avevo dalla parte verso di me, e andremo, vedete qui che abbiamo il marcapunti, i due marcapunti, andremo a cucire sul diritto, perché sono sul diritto, questa parte a questi due, attaccandola appunto a questa misura di questi due marcapunti. Quindi adesso vado ad infilare il filo e vado a cucire. Allora il primo punto lo attaccherò sempre al marcapunti dove ho iniziato la lavorazione, in questo modo toglierò, addirittura andiamo a toglierlo così perché altrimenti dà fastidio, vedete, e vado a cucire punto per punto mantenendo appunto il numero di maglie. Dopo andremo a tagliare tutte le codine, vado ad accostare il primo punto, lo andiamo a fermare ulteriormente e poi vado ad accostare le mie maglie una per una, rispettando anche dove ci sono i quadratini che abbiamo la catenella. Sono gli stessi numeri di maglie, quindi è facilissimo con dei punti morbidi andare a cucire appunto questo pezzettino fino all'ultimo qua dove c'è il marcapunti, che andremo a metterlo appunto nell'ultimo, vedete, quadratino. Ecco, vedete come risulta la cucitura sul diritto, non si vede assolutamente niente. Ho preferito farla sul diritto perché sul rovescio invece si vedrebbe questa costina che a me sinceramente non piace. Quando ci sono dei filati sfumati che nascondono, diciamo, le imperfezioni, preferisco fare la cucitura, vedete, sulla parte del diritto perché non si vede assolutamente niente. Bene, adesso andiamo a fare quella piccola rifinitura come ho fatto qua, vedete, creiamo una piccola aletta molto, molto fine, elegante, ed è veramente molto semplice da realizzare. Quindi andiamo nel sottoscella in un punto qualsiasi, insomma io ho iniziato, che poi questa maglia davanti e dietro è uguale, quindi di solito inizio a lavorare le maniche sulla parte del dietro. Noi abbiamo tutti questi giri di maglie alte trasversali, entriamo in un punto, vedete, non dentro nell'archetto ma veramente nel punto di giuntura tra un giro e l'altro, e iniziamo la nostra aletta. Nodo d'inizio, usciamo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta, 4 catenelle di separazione, 2 3 4, saltiamo questo tipo di arco e andiamo nell'altro punto di giuntura tra un giro e l'altro, quindi andiamo a inserire le maglie basse nei punti di giuntura, non negli archetti. Quindi 4 catenelle e di nuovo saltiamo questo arco, andiamo nel punto di giuntura e facciamo la maglia bassa. Di nuovo 1 2 3 e 4 e di nuovo andiamo nel punto di giuntura, andiamo a creare questi simpatici archetti e lavoriamo fino al sottoscella. Poi faccio vedere a sottoscella come fare, ma è uguale comunque. Ecco, siamo nel sottoscella, vedete, questo è il sottoscella. Facciamo un pezzettino insieme, facciamo le 4 catenelle, 2 3 4, rispetto sempre i miei punti di giuntura dei giri. Ecco, adesso qua siamo sottoscella e praticamente facciamo la stessa cosa, facciamo le 4 catenelle e andiamo esattamente al centro, vedete, al centro del sottoscella, che qua c'è una maglia, vedete, e andiamo a fare la stessa lavorazione, c'è il giro d'inizio, c'è il filo, ecco qui, e riprendiamo le 4 catenelle
e ritorniamo dalla parte opposta rispettando, vedete, sempre la giunzione tra un giro e l'altro. Adesso finiamo insieme il giro, 2 3 4 catenelle, e qua c'è l'ultimo. Dopodiché tutte le volte che iniziate il giro e lo finite dovete fare così. Qua dovremmo fare 4 catenelle, ma ne facciamo 2, carichiamo il filo, entriamo, vedi, qua nella maglia bassa, la prima maglia bassa di inizio del giro, e facciamo una maglia alta, perché dobbiamo terminare al centro, vedete, di un archetto. Ora andiamo a fare altri 2 giri identici, quindi partiremo in questo modo: entriamo con l'uncinetto nel medesimo archetto, facciamo la maglia bassa e iniziamo ancora 1 2 3 e 4, andiamo nell'arco successivo, facciamo la maglia bassa, quindi 4 catenelle, andiamo nell'arco successivo e facciamo la maglia bassa, 4 catenelle, il punto, questo è il punto penso rete, 2 3 4, se non sbaglio il punto rete, andiamo, vedete, nell'altro archetto e facciamo la maglia bassa. Quando arriviamo qui alla fine del giro facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto chiudendo il giro che abbiamo appena chiuso, cioè 2 catenelle e una maglia alta, puntando qui nella prima maglia bassa, perché ci dobbiamo trovare di nuovo a metà dell'arco, e andremo a lavorare in totale 1 2 un altro giro, quindi 3 giri complessivi di questi punti rete. Ecco, eseguito vedete i 3 giri di punto rete. Ora siamo alla fine del giro, chiudiamo sempre con le 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo, entro nella maglia bassa di inizio giro e faccio la maglia alta. Ora andiamo a lavorare l'ultimo giro, quindi mi alzo con 1 2 3, carico il filo, entro nell'arco stesso e faccio una maglia alta, quindi 2 maglie alte, un pipiolino, 3 catenelle, entro, vedete, nella chiusura della seconda maglia alta e faccio una maglia bassa, carico il filo, rientro nello stesso arco e faccio una maglia alta. Quindi in ogni di questo arco andiamo a lavorare questa lavorazione qui, quindi da qua carico il filo, entro nell'arco successivo e ripeto una maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta, il pipiolino, quindi 1 2 3 catenelle, lo chiudo alla base della chiusura della seconda maglia alta con una maglia bassa, carico il filo, rientro nello stesso arco e faccio una maglia alta. Ripetiamo, carico il filo, vado nell'arco successivo e faccio una maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta nello stesso arco, pipiolino, 1 2 3 catenelle, lo chiudo alla base della seconda maglia alta con una maglia bassa, carico il filo, terza maglia alta nello stesso arco. Quindi lavoro tutto questo giro in questo modo, ci vediamo per chiudere il giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto l'ultimo motivettino sull'ultimo arco, vedete. Ora mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa qui sulla prima maglia alta del giro. Ecco, tagliamo il filo, poi andremo a fermare tutte le codine. Non ci resta altro ora che fare la finitura al collo. Allora, siamo sulla parte diritta, qua c'è la scollatura, andiamo sul dietro, circa nel centro della scollatura, infiliamo il nostro uncinetto in una maglia, vedete, nodo d'inizio, ecco, usciamo dalla maglia, vedete, facciamo 2 catenelle che equivalgono a una maglia, una mezza maglia alta, e cominciamo a lavorare, vedete, tutte mezze maglie alte, una per ogni maglia che incontriamo. Allora bisogna tenere la mano un po' più sostenuta, in caso vi venga troppo largo
potete anche retrocedere al 3,5 di uncinetto. Vedete, continuate la lavorazione. Quando incontrate il quadratino, entrate nel quadratino e fate la mezza maglia alta. Quindi continuate sulle maglie. Vi faccio, arriviamo, vedete qua c'è l'angolo, arriviamo all'angolo, così vi faccio vedere. Continuate con una mezza maglia alta per ogni maglia che incontrate e una all'interno del quadratino, che comunque c'è la catenella ed equivale sempre a una mezza maglia alta. Vi faccio vedere a fare l'angolo, così quando arrivate nei 4 angoli sapete come comportarvi. Qui è una maglia che va provata, perché va arricciata praticamente la parte della spalla e quindi va provata. Allora, quando arrivate qua, vedete all'angolo, che questa è la maglia, l'ultima dell'angolo, caricate il filo, la sorpassate, andate nel primo quadratino che vi incontrate dalla spalla e fate, qui c'è un filo, e fate sempre la mezza maglia alta. Ora tutta la spalla andate a lavorare una mezza maglia alta all'interno di un quadratino che incontrate, vedete, in questo modo. Saltate le giunture, andate, carico il filo, vedete, passo di qua e qui la spalla me la lavorate tutta in questo modo. L'angolo ve l'ho fatto vedere e anche la parte del lato, quindi lavorate tutto intorno in questo modo. Ci vediamo per chiudere il giro. Quindi per ottenere l'effetto della spalla arricciata dovete comunque mantenere una misura di spalla quando andate a lavorare. Io avevo fatto 32 giri pari 48 centimetri perché poi va arricciata, e eventualmente se avete una spalla più corta che non avete bisogno di arricciare, andate a lavorare anche sulla giuntura, cioè fate la mezza maglia alta dentro il quadratino e anche vi faccio vedere una qui alla giuntura, dipende, dovete provarvela, e poi di nuovo nel quadrato dovete provarla, è una maglia che va fatta e provata. Ecco, ho girato tutto intorno al collo, faccio l'ultima mezza maglia alta, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella seconda catenella di inizio giro. Ora andremo a lavorare alcuni giri di mezze maglie alte tutto intorno a questo diciamo contorno che abbiamo realizzato, quindi mi rialzo con le 2 catenelle e comincio a lavorare. Come si lavora? Lavorando, vedete, in mezzo tra una maglia e l'altra, quindi carico il filo, vado tra una maglia e l'altra e faccio, vedete, entro qua e faccio la mezza maglia alta. Quindi andate ad eseguire, adesso io vado ad eseguire qualche giro e poi vi faccio sapere quanti giri ho realizzato. Naturalmente l'inizio sempre 2 catenelle e la fine sempre una mezza maglia bassa nella seconda catenella. Ecco qua la maglietta finita. A me piace molto, l'ho provata, è molto fresca, vedete. Allora ho fatto 3 giri complessivi di mezze maglie alte, ho chiuso il mio puntino qua con la mia solita mezza maglia bassa. Ora andrò, vedete, a fermare tutte le mie codine e niente, cosa vi devo dire? Mi è piaciuto molto lavorare questo filato. Questo è ciò che resta, vedete, di 300 grammi della terza cake, quindi è rimasto anche un po'. Comunque è una maglia molto molto, insomma, è larga, va bene fino a una taglia 50 perché io ho un 48-50. Se volete potete stirare un pochettino vedete, i giri di alettina, e anche adesso ve le faccio vedere meglio, e anche, vedete, guardate il bordo qua, se volete potete un po' stirare il bordo qui del fondo. E niente, io spero che vi sia piaciuto perché questo è stato un progetto molto studiato, l'ho disfatto parecchie volte perché volevo fare un prodotto, insomma, anche dal punto di vista sartoriale molto
particolare perché è un filato questo qui prezioso, è un filato con del lino, quindi volevo che la riuscita di questa maglia fosse particolare. Io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata, chiamiamola puntata, spero nelle vostre iscrizioni in modo che io possa continuare con il mio canale. Vi saluto e vi do un grande abbraccio. Ciao ragazze, ciao.